Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Oggi non parliamo di grammatica o vocaboli italiani, perché infatti voglio darti alcuni consigli pratici su come studiare l'italiano. Iniziamo subito. Negli ultimi anni le modalità per imparare una lingua straniera si sono evolute molto, grazie alla possibilità di accedere ad una quantità illimitata di informazioni su internet. Gli strumenti a cui abbiamo accesso sono tantissimi e oggi voglio consigliarti alcune risorse digitali che mi piacciono e che possono aiutarti ad imparare l'italiano online. Per imparare una lingua straniera è importante prendere in considerazione tutte e quattro le abilità linguistiche. La lettura e l'ascolto, le abilità ricettive, e la scrittura e il parlato, cioè le abilità produttive. Organizzare delle lezioni private di italiano con un insegnante online permette di mettere in pratica tutte queste abilità e ti aiuta quindi a raggiungere piano piano una preparazione completa in italiano. Le sessioni private di mezz'ora o un'ora sono infatti un ottimo modo per immergersi completamente nella lingua che si sta imparando e avere quindi un'esperienza autentica con un tutor madrelingua che ti guida passo a passo nell'apprendimento. Il primo consiglio è quindi trovare un insegnante online tramite le varie piattaforme di apprendimento linguistico come italki, Preply o Verbling. A fianco all'insegnante ti consiglio anche di trovare un compagno di studio, detto anche tandem partner. Ovvero, se tu ad esempio sei americano, il tuo compagno di studio sarà un madrelingua italiano che sta imparando la tua lingua madre, cioè l'inglese. Quindi potete organizzare ad esempio una sessione di conversazione di un'ora. Nella prima mezz'ora parlerete completamente in italiano e il tuo compagno di studio correggerà i tuoi errori. Nella seconda mezz'ora invece parlerete inglese e sarai tu questa volta ad aiutare il tandem partner a correggere i suoi errori. Tra un incontro e l'altro è inoltre possibile rimanere in contatto via chat, inviando messaggi scritti per esercitare appunto la scrittura. Questa è sicuramente un'esperienza meno completa e personalizzata rispetto ad una lezione con un insegnante, ma è comunque un ottimo modo per migliorare il tuo italiano parlato e rimanere in contatto con un italiano. Il secondo metodo pratico che uso e che ti consiglio per migliorare il tuo italiano è quello di creare e usare delle schede di memorizzazione o più semplicemente flashcards. Quando si impara una lingua straniera, infatti, si incontrano continuamente vocaboli nuovi. Per esempio, leggendo un articolo o un libro, oppure guardando un film o un video. Quello che ti consiglio è di scrivere alcuni di questi vocaboli all'interno di una frase nelle flashcards, insieme alla rispettiva traduzione della frase o della parola. Dopodiché, nei giorni successivi, ripeterai con calma queste frasi per memorizzarle. Alcune applicazioni di flashcards che uso per me e per i miei studenti sono ad esempio Anki o Quizlet, che ti consentono di creare dei mazzi legati a dei temi specifici. La tecnica che si usa è chiamata ripetizione spaziata
e consiste nel ripetere in modo breve ma costante nel tempo un certo numero di vocaboli ogni giorno o quasi ogni giorno. Questo è un metodo che condivido perché la logica che c'è dietro a questo sistema è fare poco ma costantemente, ogni giorno. Questo aiuta il cervello a fissare le nuove informazioni. Ripetere le nuove parole però non è sufficiente. Infatti bisogna avere un'occasione per riutilizzarle e fissarle ulteriormente nella memoria. Per questo ti do ora il mio terzo consiglio, ovvero scrivere un diario. Ok, questo non deve essere necessariamente un diario digitale, ma può essere anche un oggetto fisico dove scrivere con una penna. Questo sembra davvero un consiglio banale, ma fidati, è utilissimo. In un diario scrivi normalmente le tue idee, le tue riflessioni, oppure episodi di vita quotidiana, le tue emozioni. Se sei ad un livello basso di italiano, puoi iniziare scrivendo quello che ti succede durante la settimana. E poi piano piano si può iniziare a descrivere anche argomenti più astratti e complessi, come le emozioni, ad esempio. Un giorno puoi scrivere perché hai iniziato ad imparare l'italiano, quali sono le tue motivazioni. Dopodiché, con il tempo, aggiornerai continuamente il tuo diario, spiegando le parole che hai imparato e ricordando i tuoi obiettivi futuri con la lingua italiana. Magari c'è un libro di letteratura italiana che vuoi assolutamente leggere? Puoi scriverlo come obiettivo futuro nel tuo diario. Il diario deve diventare, secondo me, un punto di riferimento quando studi l'italiano, perché rappresenta come una linea del tempo con tutti i tuoi progressi dilatati nei giorni, nei mesi e negli anni. Puoi considerarlo anche come un luogo intimo dove scrivere le tue difficoltà e i tuoi progressi relativi alla lingua italiana. Ricorda, non è necessario scrivere pagine intere di diario, tutte in una volta. E all'inizio non avere paura della pagina bianca. Ciò che è importante è scrivere solo qualche frase, anche solo un paio di paragrafi vanno bene. Bene, questi erano i miei 3 consigli pratici per migliorare l'efficienza del tuo studio della lingua italiana. Spero davvero che ti sia stato utile e fammi sapere nei commenti se hai mai utilizzato uno di questi 3 metodi per studiare l'italiano online. Bene, detto questo, io ti aspetto ad un prossimo video che sicuramente troverai utile e interessante. Ciao, buono studio e a presto!